grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Volevamo sapere un po' come e quando nasce la tua passione per la cucina. Diciamo che sono nato all'interno di una cucina, quindi mio padre, la mia famiglia mi ha trasmesso questa passione sin da bambino, perché all'epoca aveva una paninoteca che aprì quando io avevo meno di un anno e quindi diciamo da piccolo passavo il mio tempo nella cucina del pub di mio padre, dei miei genitori e dove per rimanere con lui facevo qualsiasi cosa, lavavo i piatti, tagliavo il prezzemolo, facevo i crocchè e quindi questa cosa mi affascinava tantissimo. La mia filosofia di cucina è diciamo una filosofia contaminata, per non dire fusion, perché ormai secondo me la cucina fusion è un po' vista come un sushi con Philadelphia, frutta, verdura, eccetera, eccetera. Quindi a me piace definire la mia cucina contaminata, come dice anche il nome del ristorante, Contaminazioni. E influisce, diciamo, la cultura asiatica con la cultura nostra, anche se sono due mondi completamente diversi, influiscono tantissimo con la dieta mediterranea, perché comunque la dieta mediterranea fa parte il 55% circa di carboidrati, quindi in Giappone come in Italia mangiamo e mangiano parecchi carboidrati. Noi con la pasta e il pane, loro con il riso, che fondamentalmente vanno a sostituire diciamo, anche il nostro pane, perché il riso contiene più carboidrati della pasta. Appena entrato in terra nipponica sono rimasto sbalordito diciamo, dal loro modo di vedere la cucina, dal loro modo di cucinare, dal loro modo di fare cucina. E quindi per il primo anno posso dire che ho girato tantissimi ristoranti, ogni sera dopo il lavoro insieme ai miei colleghi andavamo a mangiare in giro per capire appieno la filosofia giapponese, per capire appieno cos'è il Giappone e quindi lì mi è piaciuto tantissimo e ho appreso tantissimo da loro e poi con il tempo ho voluto, diciamo, ho capito che comunque doveva far parte della mia cucina anche dopo aver conosciuto mia moglie che è giapponese e dopo, diciamo, dopo aver cominciato la mia relazione con lei, ho cominciato a capire cos'è veramente la cucina giapponese. E grazie a lei sono entrato proprio all'interno del piatto perché comunque facevo tantissime domande agli chef e quindi sono riuscito a capire appieno cosa fosse la cucina giapponese. Ad un certo punto questo studio è diventato quasi antropologico della cucina giapponese. Sì, e mi ha aiutato tantissimo a costruire quello che è Contaminazioni. Le mie creazioni, fortunatamente, avendo tanto giapponese, la maggior parte dei nostri ospiti, ogni volta che vanno via da Contaminazioni, dicono mi hai fatto fare un giro intorno al mondo, andata e ritorno. Il mio menù racconta tutta la mia storia, tutta la mia vita. E sono nato all'interno della paninoteca di mio padre e da lì ho capito che volevo fare il cuoco, volevo passare il mio tempo nelle cucine perché mi piaceva tantissimo ed era la mia passione ed è ancora oggi la mia passione. E da lì ho cominciato gli studi all'alberghiero di Ottaviano e tutte le stagioni estive, diciamo che la prima esperienza fuori dal ristorante di mio padre, fuori dalla paninoteca di mio padre, è stata in un locale qui vicino dove facevano cerimonie. E, diciamo da essere diciamo dipendente, ma proprietario di un ristorante e far parte di una brigata esterna è totalmente diverso. Infatti me ne accorsi dal primo giorno di lavoro che era abbastanza pesante perché comunque fare dei lunghi lavori comunque era pesante, però mi piaceva tantissimo, quindi ho continuato a coltivare questa mia passione. E da lì, durante la scuola per le stagioni estive passavo a Cattolica all'interno degli alberghi e lì ho rafforzato tantissimo quello che è la cucina, quello che è il modo di cucinare, anche se facevamo una cucina abbastanza classica e basica.
Appena finito gli studi ho passato, diciamo, volevo imparare quello che era la nostra cultura, la cultura napoletana, con una cucina classica napoletana a base di pesce e quindi andai a lavorare al chiostro, un ristorante qui vicino a Cimitile, e dove lì ho passato più o meno un anno e mezzo, 2 anni e ho capito veramente il modo di cucinare e come cucinare alla carta senza, diciamo, correndo in cucina. E dopo di questo si cominciava a parlare di andare all'estero, di fare un'esperienza all'estero, di imparare la cucina, di imparare la lingua inglese e quindi grazie a un amico di famiglia che ha un ristorante in Irlanda partì per Newry, che è un paesino in Irlanda che si trova tra Belfast e Dublino. Lì ho passato un anno e mezzo, facevamo una cucina classica italiana, niente di particolare, però è stata una bella esperienza dove ho imparato anche l'inglese. E durante il mio soggiorno in Irlanda si cominciava a parlare di ristoranti stellati, 3 stelle, si cominciava a parlare di Ferran Adrià, del suo antagonista Santi Santa Maria e a me come piaceva tantissimo la cucina salutare, la cucina naturale, la cucina mediterranea, decisi di andare da Santi Santa Maria. Prima di arrivare lì, però, mio padre, siccome si parlava sempre di questi ristoranti stellati, mio padre mandò il mio curriculum a tutti i 2 stelle, 3 stelle, Italia, Spagna e Francia. E ebbi la fortuna che mi contattò questo chef spagnolo perché fu stampato il mio curriculum dietro un suo menù. C'era un sous chef italiano che lavorava là dentro e chiese allo chef se mi conosceva. Ovviamente lui disse di no, che non ci conoscevamo all'epoca e quindi dissi chiamalo. Mi chiamò e in un giorno e mezzo passai dall'Irlanda a San Celoni, che è tra Barcellona, è un paesino tra Barcellona e Girona. E lì fu veramente wow, non so, non trovo un aggettivo migliore. E quindi cominciai a capire quello che era veramente cucinare, quello che era il fine dining, quello che era la cucina stellata, quello che era dedicarsi alla cucina e diciamo, un creare un nuovo piatto, come fare, ed è stato veramente, veramente un'esperienza magnifica. E anche se è stata dura, che a volte chiamavo mio padre piangendo perché comunque loro volevano tutto impeccabile come è giusto che sia e quindi mio padre mi dava sempre forza e diceva non ti preoccupare, vai avanti, stai facendo un buon lavoro e grazie diciamo anche a lui ho avuto modo di approfondire diciamo all'interno di questo ristorante. Lì sono rimasto per 2 anni e mezzo, dopodiché volevo fare un'esperienza in un ristorante italiano e diciamo innovativo e all'epoca si parlava tantissimo, tutt'oggi ancora, dello chef Heinz Beck della Pergola di Roma. E inviai il mio curriculum, mi chiamò, andai a fare un colloquio e subito passai dalla Spagna a Roma. E lì è stata veramente, veramente una bellissima esperienza perché dovevo mettere tutto da parte quello che avevo imparato in Spagna e aprire la mente a nuove emozioni fondamentalmente. Perché vedevo un modo diverso di vedere la cucina, vedevo macchinari che vengono utilizzati nell'industria farmaceutica, utilizzati dallo stesso chef Heinz e quindi là mi ha dato modo di capire meglio appieno la cucina innovativa. E poi con lo chef Heinz sono rimasto, ho lavorato con lui, ho collaborato con lui per 10 anni e dove i primi 2 anni alla Pergola, dopo dalla Pergola sono passato a Pescara dove sono rimasto all'epoca stellato, dove lì sono rimasto per pochi mesi per fare diciamo la stagione estiva, dopodiché ho fatto l'apertura in Portogallo in un suo ristorante che attualmente ha una stella Michelin. Da lì sono passato a Dubai dove sono rimasto per 10 mesi e si parlava di questo ristorante in Giappone che avrebbe aperto lo chef Heinz a Tokyo e ovviamente Tokyo, il Giappone è il paradiso secondo me di tutti i cuochi, dove tutti i cuochi vogliono passare perché veramente si vede l'impossibile lì, tutto quello che sogni di una cucina la riesci a vedere lì dentro, dai coltelli, dai macchinari, da qualsiasi tipo di ingrediente. E dissi allo chef Heinz faccio qualsiasi cosa, però voglio andare in Giappone.
E pochi mesi dopo da Dubai andai a Tokyo e da lì diciamo si è aperto il mondo. Il menù che troviamo a Contaminazioni è un sunto della mia vita. I nostri ricordi, come dice il professor Niola, influiscono tantissimo, sulle nostre preparazioni, sulle nostre creazioni e mi hanno aiutato e mi aiutano ancora oggi a creare nuovi piatti. Il mio piatto Madeleine è il ragù. Diciamo tutte le preparazioni che venivano fatte in paninoteca, che può essere un croquet, che può essere un arancino, quelli che facevamo all'epoca del pub di mio papà, ce le abbiamo ancora oggi nella paninoteca di papà che abbiamo sotto, quindi fondamentalmente i ricordi del passato sono anche i ricordi del presente. Diciamo in Giappone c'è tanto sharing, come si suol dire, ci sono tanti ristoranti a base di zuppe dove ti cucini anche la carne tu al tavolo all'interno di queste zuppe, all'interno della griglia, quindi c'è molta convivialità anche in Giappone, dove puoi condividere, diciamo, dal piatto centrale con gli altri commensali, con amici, con la famiglia e con gli altri ospiti. Stando in Giappone, come in Italia, c'è tanta convivialità quando ci sediamo al tavolo. Nel mio menù, l'obiettivo è la tecnica, l'obiettivo è il gusto per creare un piatto, come dire, wow, che comunque le persone rimangono colpite da quel piatto, da quella preparazione, anche se non è tanto, come dire, instagrammabile, non è tanto fotogenico, preferisco dedicarmi più al gusto, alla tecnica, anziché al piatto in sé per sé. Grazie allo chef Giuseppe Molaro per essere stato con noi. Grazie mille a voi per questa intervista.